Ciao e benvenuto o bentornato su Metasinergie. Se sei qui probabilmente anche tu senti che oggi vivere serenamente dal punto di vista economico è diventato sempre più difficile. Bollette che aumentano, stipendi che spesso sembrano non stare al passo con il costo della nostra vita. Tasse, imprevisti, stress poi continuo che si accumula e la sensazione poi costante di lavorare tanto senza riuscire davvero a costruire qualcosa di stabile per il tuo futuro. Su questo canale parliamo proprio di questo, di crescita personale, di consapevolezza finanziaria, poi di disciplina mentale e anche di strategie concrete per migliorare la propria vita senza illusioni e senza promesse poi irrealistiche. L'obiettivo di Metasinergie non è dirti che diventerai ricco in un mese, l'obiettivo è aiutarti a ragionare meglio, a prendere decisioni più intelligenti e a costruire poi nel tempo una vita più solida, più libera e se vogliamo anche più equilibrata. Il video di oggi fa parte della playlist che ho dedicato al secondo pilastro della finanza personale, il controllo delle spese. Perché, diciamoci la verità, puoi anche aumentare il tuo reddito, ma se non impari poi a gestire bene i tuoi soldi, continuerai sempre a rincorrerli senza mai raggiungere una vera tranquillità economica. Oggi voglio parlarti di quello che considero uno dei metodi più potenti e concreti per gestire il denaro. Il pay yourself first, che in italiano significa paga prima te stesso. È incredibile quanto questa idea, apparentemente semplice, abbia cambiato la vita finanziaria di milioni di persone nel mondo, compreso la mia. Perché vedi, la maggior parte delle persone vive oggi al contrario, lavora tutto il mese, riceve lo stipendio e poi inizia a pagare tutti gli altri, le bollette, il mutuo, l'affitto, le rate, Amazon, Netflix, l'aperitivo del sabato, la macchina, il telefono, tutti gli abbonamenti dimenticati e le spese impulsive fatte per stressarsi un po' meno dopo le giornate pesanti. E solo alla fine, se rimane qualcosa, e se rimane qualcosa, prova a risparmiare. Il problema è che quasi non rimane mai nulla. E sai perché? Perché il cervello umano si adatta immediatamente al denaro disponibile. È un meccanismo psicologico potentissimo. Se sul conto hai, che so, 2000 euro, inconsciamente tenderai a comportarti come una persona che può spendere 2000 euro. E se ne hai invece 3000? Il tuo stile di vita inizia a espandersi. È quello che viene chiamato lifestyle inflation, l'inflazione dello stile di vita. Ne ho parlato in un mio precedente video che ti lascio in descrizione. Vallo a vedere se ti interessa questo argomento. Secondo me lo troverai molto utile. È proprio qui che nasce il vero problema degli italiani di oggi. Molte persone non stanno male solo perché guadagnano poco, stanno male perché il sistema moderno è progettato in qualche modo per farti spendere continuamente. Ogni applicazione è costruita per catturare la tua attenzione, ogni e-commerce vuole farti comprare qualcosa e poi ogni pubblicità ti fa sentire incompleto senza un nuovo oggetto, una nuova esperienza o un nuovo status symbol. Viviamo in una società dove spendere è diventato automatico, mentre invece risparmiare richiede disciplina ed è qui che entra in gioco il pay yourself first. Questo principio non è nato ieri. Le sue origini risalgono addirittura all'inizio del Novecento, ma è diventato poi famoso grazie a George Samuel Clason e al suo libro L'uomo più ricco di Babilonia. Pensa che si tratta di un libro scritto quasi 100 anni fa, ma che risulta ancora oggi incredibilmente attuale. Scrivimi se vorrai una mia recensione personale, sarà un piacere dedicarti un video completo su questo argomento. Sai, si tratta di uno dei primi libri che ho letto sulla finanza personale e non posso far altro che suggerirtelo per la sua semplicità e la sua imprevista attualità. Sai, Clason raccontava una regola semplicissima: una parte di tutto ciò che guadagni deve appartenere a te. Sembra banale, vero? Ma fermati un attimo a pensarci davvero, perché oggi la maggior parte delle persone lavora, ma non trattiene quasi mai nulla per sé. Tutto ciò che guadagna passa immediatamente in mano a qualcun altro. E allora dimmi, se lavori ogni giorno solo per pagare le spese, le tasse, i debiti, i consumi, stai davvero costruendo la tua libertà? Oppure stai semplicemente mantenendo in vita un sistema che ti vuole sempre dipendente dal prossimo stipendio? Il pay yourself first ribalta completamente questa logica. Significa che appena ricevi il tuo stipendio, la prima persona che devi pagare sei tu. Non alla fine, all'inizio. E attenzione, pagare te stesso non significa comprarti qualcosa, non significa premiarti con un nuovo telefono o una cena costosa, significa destinare immediatamente una percentuale del tuo reddito alla costruzione del tuo futuro. Risparmio, investimenti, fondo di emergenza, crescita personale.
o anche formazione. In pratica stai dicendo io conto, il mio futuro conta e la mia libertà futura conta ancora di più. E questa cosa, se ci pensi, ha un impatto psicologico enorme, perché nel momento in cui automatizzi il risparmio, smetti di vivere con l'illusione che risparmierai quello che avanza. Inizia invece a costruire un sistema dove il risparmio viene prima e le spese si adattano a quello che resta. Ed è qui che avviene la magia, perché le persone pensano sempre, ma io non riesco a risparmiare. Ma molto spesso il problema non è matematico, è comportamentale. Ti faccio un esempio molto concreto per farti capire meglio. In media un italiano guadagna tra i 1.600 e i 1.800 euro al mese. Tra affitto, mutuo, bollette, carburante, assicurazioni, spese alimentari, imprevisti, arriva alla fine del mese con l'acqua alla gola. Ci arriviamo tutti. E allora pensa che risparmiare sia impossibile. Poi però magari scopri che paga 4 abbonamenti streaming, cambia smartphone ogni 2 anni, ordina delivery 2 o 3 volte a settimana, compra poi online per scaricare il suo stress e spende poi decine di euro al mese in microspese, quelle piccole, quelle insignificanti, quello che sembrano innocue, ma che nel tempo distruggono la capacità di accumulo. E attenzione, non sto dicendo che non devi goderti la vita, Io non sono uno di quelli che ti dice che devi mangiare cibo in scatola per 20 anni per mettere soldi da parte. No, il punto qui è un altro. La vera domanda è: stai spendendo i tuoi soldi in modo consapevole oppure automatico? Perché c'è una differenza enorme. Il pay yourself first serve proprio a interrompere il pilota automatico finanziario. Ed è incredibile quanto funzioni bene anche con piccole cifre. Non so cosa mi dirai, ma cosa vuoi che siano 50 euro al mese? Te inizi a metterle da parte e poi mi dirai. Io invece ora ti dico una cosa importante. Il cervello non cambia quando risparmi tanto, cambia quando crei continuità. La disciplina finanziaria non nasce dall'importo, diciamoci la verità, nasce dall'identità che costruisci. Nel momento in cui inizi ogni mese a mettere via qualcosa prima di spendere, anche poco, stai mandando un messaggio potentissimo a te stesso. Stai dicendo io sono una persona che costruisce il proprio futuro. Ed è questo che nel tempo cambia completamente il rapporto con il denaro. Oggi questo modo di pagare prima se stessi è diventato ancora più efficace ed efficiente grazie alle tecnologie. Un tempo serviva una disciplina enorme per fare questo. Oggi invece puoi automatizzare tutto, puoi creare un bonifico automatico il giorno stesso in cui ricevi lo stipendio, puoi separare il conto delle spese dal conto del risparmio, puoi usare conti deposito, ETF, PAC, strumenti semplici che sono estremamente potenti per iniziare a costruire un capitale nel tempo. E sai qual è la parte poi più interessante? Che quando il denaro viene tolto subito dal conto principale, il cervello smette di considerarlo disponibile e quindi impari naturalmente a vivere con quello che resta. Ed è un principio psicologico potentissimo. Per questo il pay yourself first funziona meglio del semplice cercherò di spendere meno, perché non si basa sulla forza di volontà, si basa sulla progettazione intelligente del comportamento. E credimi, questo oggi è fondamentale, perché viviamo in un'epoca dove la forza di volontà viene bombardata continuamente. Facci caso, apri Instagram e vedi persone che sembrano vivere vite perfette, apri poi TikTok e ti spingono a comprare ogni cosa, entri poi su YouTube e ti fanno credere che tutti siano diventati milionari tranne te. Questo cosa genera? Genera ansia, frustrazione, confronto continuo e lo so perché ci sono passato anch'io. E sai cosa fanno molte persone quando si sentono frustrate? Spendono. Lo shopping emotivo oggi è uno dei problemi più sottovalutati della gestione finanziaria. Molti non comprano perché hanno realmente bisogno di qualcosa, comprano perché sono stanchi, stressati, arrabbiati o insoddisfatti e il sistema lo sa perfettamente. Per questo imparare a pagare prima te stesso non è solo una strategia finanziaria, è un atto di autodisciplina e consapevolezza personale che devi imparare a far tuo. Vuol dire smettere di vivere solo nel presente e iniziare poi finalmente a rispettare anche il tuo futuro, perché tra 10 o 20 anni tu sarai esattamente la persona che vivrà le conseguenze delle decisioni che prendi oggi, non domani, oggi. Ogni euro speso impulsivamente è un euro che non sta lavorando per la tua libertà finanziaria. Ogni euro invece investito con intelligenza è un piccolo dipendente che inizia a lavorare per te. Ed è qui che il pay yourself first si collega direttamente alla crescita personale.
Perché imparare a gestire il denaro significa imparare a gestire se stessi, le emozioni, gli impulsi, le priorità, la propria visione del futuro. E credimi, le persone finanziariamente solide non sono sempre quelle che guadagnano di più. No, spesso sono quelle che hanno sviluppato nel tempo maggiore autocontrollo. Sai, io ho conosciuto persone con stipendi altissimi vivere costantemente indebitate e anche invece persone normalissime costruire patrimoni importanti semplicemente grazie alla disciplina, alla pazienza e alla continuità. Perché la ricchezza raramente nasce dai colpi di fortuna, nasce molto più spesso dalle abitudini che sono poi ripetute nel tempo. Ed è proprio questo il cuore del video di oggi. Questo concetto del paga prima te stesso non è una formula magica, non ti renderà ricco domani mattina, ma ti aiuterà a costruire qualcosa di infinitamente più importante. Il controllo. E oggi in un mondo che cerca continuamente di controllare la tua attenzione, il tuo tempo, i tuoi soldi, questa è una delle forme di libertà più potenti che puoi conquistare. Quindi voglio lasciarti con una domanda molto semplice. Quando ricevi il tuo stipendio, chi stai pagando per primo? Le tue spese, le tue emozioni, le tue abitudini impulsive oppure il tuo futuro? Pensaci e lasciami un commento. Se questo video ti ha lasciato uno spunto utile, allora inizia subito. Anche con poco, anche con una cifra simbolica, ma inizia. Perché il momento migliore per costruire stabilità finanziaria non è quando guadagnerai un giorno di più, è quando decidi finalmente di prendere il controllo delle tue spese, delle tue abitudini. Mi raccomando. Se il contenuto ti è piaciuto, iscriviti al canale di Metasinergie e lascia un commento raccontandomi qual è il tuo rapporto con il denaro. Noi ci vediamo poi al prossimo video. A presto, ciao!